Parlare dell'ultima fatica di Darren Aronofsky, regista sempre risultato estremamente divisivo, non è sicuramente semplice. Basta fare un giro sul web per notare subito come anche per questo The Whale i giudizi seguano tendenze diametralmente opposte. Molti lo hanno amato, altrettanti lo hanno odiato, pochi sono quelli nel mezzo. The Whale è quindi un film spinoso da recensire e analizzare, perché seppur trattandosi di una pellicola fortemente imperfetta, è comunque capace di suscitare forti emozioni in chi la guarda, che variano da persona a persona. Ecco quindi spiegata la profonda spaccatura di critica e pubblico. Un discorso che può sembrare fin troppo generico, in quanto valente per ogni tipo d'opera artistica, ma che in questo specifico caso si applica maggiormente, a causa dei temi trattati all'interno del film e soprattutto per il modo in cui tali temi sono stati trattati. Proprio per ciò che ho appena detto nell'introduzione, prima di raccontarvi perché mi sia piaciuto o non mi sia piaciuto il film, parlandovi della regia, della recitazione, della colonna sonora, eccetera eccetera, vorrei descrivervi alcune delle sensazioni che ho provato in sala. Confesso che su questa pellicola ero partito abbastanza prevenuto, avevo tentato di rimanere il più all'oscuro possibile sull'opera, sapevo fosse di Aronofsky, che Brendan Fraser interpretasse il protagonista e nulla più, ma alla fine, volente o nolente, vuoi perché era spammato su YouTube e in televisione, vuoi perché nei cinema era sempre presente tra le pubblicità, mi è toccato ciucciarmi il teaser. Brevissime sequenze di alcuni luoghi e personaggi accompagnate dalla musica del film e dal rumore del mare, intervallate da vari titoloni di testate affermate e una singola frase. Non hai mai la sensazione che le persone siano incapaci di non amare? Le persone sono meravigliose, detta proprio dal protagonista, Charlie, interpretato da un Brendan Fraser dalle fattezze enormi, con gli occhi lucidi e un tubicino sul naso per respirare. Le mie prime impressioni su quelle poche immagini non erano state affatto positive. Se tra tutte le battute del film proprio quella era stata inserita nel teaser, voleva dire che incarnava un po' lo spirito dell'opera, quindi ero già pronta ad una pellicola incentrata su quest'uomo obeso e sulle varie persone che cercavano di aiutarlo, trasmettendo così un messaggio forzatamente buonista che mi avrebbe dato non poco ai nervi, perché per quanto mi riguarda, non dico le persone facciano completamente schifo, ma quasi. Meraviglioso non è esattamente il termine che userei per definire il genere umano. Fortunatamente questa mia sensazione si è poi rivelata errata, il film è estremamente bilanciato per quanto riguarda la rappresentazione delle persone, si muove costantemente su un filo che oscilla tra pessimismo e fiducia nell'umanità, quest'ultima portata su schermo soprattutto attraverso le ideologie del protagonista. Solitamente questo modo di pensare mi irriterebbe, ma non è il caso di Charlie. Mentre guardavo il film stavo così sulla poltroncina, mi sono sentito piccolo, ero sovrastato dall'enorme mole di questo personaggio che mi schiacciava non solo fisicamente ma anche emotivamente, perché è impossibile non restare positivamente colpiti da quest'uomo di stazza enorme in contrasto con il suo animo estremamente fragile e puro, che riesce a nutrire una ferrea speranza nei confronti degli altri nonostante la disastrosa situazione in cui versa e il suo vissuto non proprio felice. Ad avermi toccato di questo personaggio è stato anche il suo controverso rapporto con il cibo. Non dirò altro sull'argomento per non fare spoiler, approfondirò più avanti nella recensione. Sappiate solo che c'è una scena, nella parte iniziale, che mi ha veramente smosso qualcosa, rappresentativa del motivo che si cela dietro l'obesità di Charlie. Se sono rimasto così impressionato da alcuni elementi del film, il merito va anche alla straordinaria interpretazione di Brendan Fraser, che regge sulle spalle buona parte della pellicola. Non dico tutta perché anche i suoi comprimari ci hanno deliziato con interpretazioni notevoli, Sadie Sink su tutti, la Max di Stranger Things, che qui veste i panni di Ellie, la figlia di Charlie. Il casting dell'attore protagonista non è sicuramente stato casuale, la scelta di Aronofsky ricalca ciò che già aveva fatto nel lontano 2008, quando per il suo The Wrestler fu chiamato Mickey Rourke. Da questo punto di vista i due film hanno sicuramente molto in comune, in entrambi i casi è stato scelto un attore amato dal pubblico in passato, sparito dalla scena per diversi anni in seguito a scandali e problemi di salute, su cui i giornali hanno infierito senza andarci troppo leggeri. Aronofsky prende quindi questo tipo di interprete e cuce il film addosso a lui per due semplici motivi. Il più immediato è sicuramente quello economico. Spingere sul rilancio di un attore al momento al centro dell'opinione pubblica per spiacevoli ragioni garantisce un certo tipo di incasso. Sono moltissime le persone andate a vedere The Whale solo per Brendan Fraser, come altrettante al tempo sono convinto avranno visto The Wrestler solo per Mickey Rourke, ma voglio andare oltre il mero fattore remunerativo e sottolineare la valenza artistica del casting di Aronofsky. Mai come in questi casi l'interpretazione acquisisce valore perché l'attore non si limita ad eclissarsi dietro il personaggio,
ma aggiunge ad esso il suo vissuto, arricchendo la performance con emozioni reali che lui stesso ha provato sulla propria pelle. La linea che divide Charlie da Brendan Fraser si assottiglia sempre più con il proseguire della pellicola, finché l'attore non diventa tutt'uno con il personaggio, tanto da instillare il dubbio nello spettatore di non star più guardando una finzione. Le lacrime e il dolore di Charlie diventano le lacrime e il dolore di Brendan Fraser, non per ciò che sta succedendo al personaggio, ma per quello che lui stesso ha provato e vissuto in passato. Per questo la sua prova arriva così tanto al pubblico, una performance notevole, fatta non solo di piccole espressioni che riescono a trasparire nonostante le protesi per ingrassarlo, ma soprattutto di sguardi, a questi occhi che guardano tutto e tutti con una dolcezza infinita, ma che non riescono pienamente a nascondere il terribile dolore che lo sta divorando dall'interno. Ciò è dovuto sicuramente alla sua bravura attoriale, ma purtroppo anche alle esperienze che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Quello che potremmo definire il metodo Aronofsky per quanto riguarda questo tipo di casting è sicuramente riuscito anche stavolta, ma se la presenza di Brendan Fraser è stata positiva per il film, probabilmente la cosa migliore, la sua interpretazione è un grandissimo valore aggiunto, veniamo ora a quello che per me è il grande problema dell'opera, ovvero una sorprendente assenza, quella del suo regista. Non ho trovato all'interno del film la tipica firma di Aronofsky, né per quanto riguarda i temi trattati, che seppur estremamente tragici, sono comunque circondati da una sorta di speranza di fondo, in contrasto con l'atmosfera opprimente e angosciante che caratterizza qualsiasi altra pellicola dell'autore, né per quanto riguarda il modo in cui questa storia è stata trasposta su schermo. La regia è estremamente funzionale, rappresenta al meglio tutto ciò che succede nelle varie sequenze, ma lo stile di ripresa tipico di Aronofsky è totalmente assente. La macchina da presa non compie mai movimenti volti a far sentire allo spettatore lo stesso senso di oppressione che prova il protagonista a causa dell'enorme mole del suo corpo, che non gli consente di muoversi o anche solo girarsi come vorrebbe, come invece accadeva ad esempio in Madre, dove proprio grazie alla regia arrivavamo pienamente a sentire il crescente disagio provato dal personaggio di Jennifer Lawrence. Sebbene anche in questo caso siano stati adottati degli stratagemmi per restituire sensazioni simili, ad esempio attraverso il formato del film in 4/3, con queste bande nere laterali che comprimono le immagini e con Charlie che in alcuni momenti, soprattutto quando si alza in piedi, troneggiando su tutto il resto, arriva a riempire totalmente lo schermo, enfatizzando questa grandezza per lui così nociva, secondo me l'obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Ho avuto come l'impressione che per quest'opera Aronofsky abbia smesso di essere un autore per indossare i panni di un mestierante, il che non è da intendere necessariamente in maniera dispregiativa, perché seppur nel film non ho personalmente notato traccia di autorialità registica, il mestiere svolto è stato comunque di pregevole fattura, ma trattandosi in questo caso dietro la macchina da presa di tal Darren Aronofsky, di cui apprezzo particolarmente la cifra stilistica e che secondo me nel suo Madre, ultimo film prima di questo The Whale, aveva raggiunto un certo livello di maturazione, grazie al quale era riuscita a sfornare quella piccola perla che reputo essere il suo capolavoro, qui ha invece fatto un passo indietro, dimostrando di non avere il grado di consapevolezza che credevo. La macchina da presa orbita costantemente attorno al protagonista, come tutti gli altri personaggi. Ogni cosa si muove in funzione di Charlie, piantato su un divano o su una sedia a rotelle per la maggior parte del tempo, vista la difficoltà che ha nel muoversi. Va da sé che il film si ambienta per forza di cose esclusivamente nell'appartamento di quest'uomo, con un'impostazione prettamente teatrale. Infatti la pellicola prende spunto proprio da una drammaturgia omonima del 2012, il che potrebbe risultare molto interessante. Personalmente amo i film ambientati in un solo luogo, perché in quei casi è la scrittura a dover fare totalmente da trainante, quindi deve essere pressoché perfetta. E qui arriviamo a quello che secondo me è l'altro piccolo problema del film. Non ho trovato la sceneggiatura così efficace, soprattutto nella seconda metà. Se la prima parte mi aveva tenuto incollato allo schermo, successivamente il mio coinvolgimento è andato a scendere, complici il modo in cui sono stati trattati determinati personaggi, la figlia Ellie e quella sorta di ragazzo predicatore su tutti, i dialoghi, che ho trovato essere tutt'altro che eccezionali, soprattutto nel confronto tra Charlie e la moglie mi aspettavo un livello decisamente più alto, e alcune scelte di scrittura volte a far commuovere lo spettatore ad ogni costo, ottenendo, almeno per quanto mi riguarda, il risultato contrario. Perfetto esempio di ciò che sto dicendo è la sequenza finale, che a molti è piaciuta, a tantissimi ha fatto piangere fiumi, mentre io l'ho francamente trovata ai limiti del trash. Per evitare di essere frainteso, sottolineo che comunque il film merita una visione, per la grandissima interpretazione di Brendan Fraser, per le splendide musiche, l'altro grande fattore della pellicola, con quei suoni che ricordano le onde del mare e quello che pare essere il pesante respiro di una balena, ma soprattutto per ciò che la pellicola
è in grado di trasmettere allo spettatore. Può piacere come no, ma state sicuri che qualcosa vi susciterà di sicuro. Una visione del genere non può assolutamente lasciare indifferenti. Ora voglio scendere più nel dettaglio con la recensione, parlando brevemente delle scene che mi sono piaciute di più e quelle che non ho proprio apprezzato. Se non avete visto The Whale, vi sconsiglio di proseguire con la visione del video. Per tutti gli altri invece gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Vorrei cominciare parlando della scena che mi ha più colpito dell'intero film. Siamo praticamente all'inizio. Charlie e Liz, la sua amica infermiera, sono sul divano a guardare la TV. L'uomo ha appena avuto un malore e pensava di star per morire. Da ciò che ci viene fatto capire non manca poi molto alla sua dipartita e lui rifiuta di andare in ospedale. Chiede qualcosa a Liz con voce di supplica, la quale si alza, prende un grande cesto di pollo fritto, glielo consegna e lui comincia a divorarlo con grandissima foga. Attraverso questa scena ci viene fatto capire come l'obesità di Charlie sia ricercata e voluta da lui stesso. L'opera si suddivide negli ultimi 5 giorni di vita di questo personaggio, durante i quali assistiamo alla parte finale del suo lungo e doloroso suicidio. Charlie ha scelto di uccidersi attraverso il cibo, una via crucis che ha intrapreso per punirsi, cercando una sorta di espiazione per il dolore causato alle persone a cui voleva bene. Il compagno Alan, suicidatosi in seguito a problemi familiari nati dalla loro relazione, la figlia, cresciuta nel dolore per l'abbandono del padre, e l'ex moglie, rifugiatasi nell'alcol dopo il divorzio. Questo voler farsi male attraverso il cibo è una cosa che mi ha particolarmente toccato, perché a causa di quelle che fortunatamente sono state sporadiche esperienze personali, nulla di grave, non fraintendetemi, sono riuscito pienamente a comprendere le sensazioni provate da Charlie durante le abbuffate. Da questo punto di vista il film funziona, soprattutto, come detto, all'inizio, anche la mattina del secondo giorno, quando lo vediamo aprire un cassetto colmo di merendine, prenderne una manciata dopo aver esitato in un primo momento e cominciare a trangugiarle, e noi siamo lì, impotenti, che speriamo con tutte le nostre forze lui interrompa questo processo di autodistruzione, cosa che chiaramente non succederà. Il modo in cui Charlie e il suo dolore sono stati trattati, fatta eccezione per il finale, mi è piaciuto molto. Secondo me la cosa che più scricchiola dell'intero film è come invece hanno gestito il personaggio della figlia. Ho capito che attraverso il comportamento di Ellie volevano mostrarci quanto per lei fosse stata deleteria l'assenza del padre, cosa che incrementa di conseguenza l'enorme senso di colpa di Charlie per averla abbandonata, ma così è troppo. L'odio che questa ragazzina nutre nei confronti di tutto e tutti è esagerato. Attraverso di esso non mi fai provare compassione per lei, non mi viene voglia di capirla e starle vicino, al contrario, mi fai pensare esattamente ciò che sostiene la madre, ovvero che lei sia cattiva e che lo sarebbe anche avesse avuto un padre vicino. L'aver sofferto non giustifica il suo continuo tentare di far soffrire gli altri. Da ciò che ho percepito, Ellie ha un'indole estremamente negativa, è quel tipo di ragazza che mai nessuno vorrebbe avere accanto. Charlie può forse farsi abbagliare dall'amore, continuando a sostenere come ai suoi occhi la figlia appaia buona e meravigliosa, ma ciò non può accadere anche allo spettatore. L'aver estremizzato così tanto la sua cattiveria non mi fa intenerire nei confronti di Ellie, al contrario me ne allontana. È anche vero però che la cattiveria, quella vera, non viene urlata al mondo come fa la ragazzina. È qualcosa che le persone covano nel profondo, senza sbandierarla ai 420. Aronofsky voleva portare su schermo il suo grido d'aiuto, ma non credo lo abbia fatto nel modo giusto. Non basta la scena finale a farmi ricredere. Normale Ellie dimostri un attimo di debolezza davanti al padre morente, altrimenti sarebbe inumana. Ma la mia idea su come sia stata malamente gestita non cambia. Il finale poi è stata probabilmente la cosa che meno mi ha convinto dell'intera pellicola. Oltre a voler forzatamente creare commozione nello spettatore, l'ho trovato totalmente anticlimatico rispetto al tono generale dell'opera. In un film dove a dominare fin dall'inizio un forte realismo, irrompe improvvisamente negli ultimi minuti questa sequenza profondamente onirica, totalmente in contrasto con l'impostazione mantenuta fino a quel momento, e paradossalmente è l'unica scena visivamente e concettualmente riconducibile al cinema di Aronofsky. Il punto è che mentre avrebbe avuto un certo impatto, ad esempio in un film come Madre, dove viene immediatamente settato un tono sopra le righe, che cresce progressivamente nella pellicola, qui invece, in un'opera caratterizzata appunto da questo forte realismo, ha una resa totalmente differente. Una sequenza per me emotivamente scioccante, molto più riuscita del finale, è ad esempio quella riguardante Dan, il fattorino delle pizze. Durante il film c'è questo personaggio che praticamente ogni sera consegna delle pizze a Charlie, il quale, per non farsi vedere vergognandosi del suo aspetto, lascia i soldi nella cassetta della posta. I due cominciano a costruire una sorta di rapporto amichevole, spinto dalle iniziative del fattorino, che cerca di avvicinare
avvicinarsi a questo misterioso cliente. Quando la curiosità arriva a sopraffarlo, Dan decide di non andare via come suo solito e aspetta Charlie sul portico per poterlo finalmente vedere. Lo sguardo che gli rivolge è a dir poco agghiacciante. Un personaggio che fino a poco fa sembrava amico del protagonista, che più volte aveva chiesto se gli servisse aiuto, una volta scoperto il suo aspetto lo guarda con estremo disgusto. Quello è lo sguardo che chiunque rivolgerebbe a Charlie vedendolo per la prima volta. Gli occhi del fattorino diventano quindi gli occhi del mondo, che giudicano sprezzanti l'aspetto di quest'uomo. La realtà si abbatte prepotentemente su Charlie, che sconvolto da quella reazione si punisce in modo estremamente violento, trangugiando tutto ciò che riesce ad ingerire. Un momento emotivamente molto forte del film, che ci mostra attraverso questo piccolo spiraglio come chiunque dall'esterno reagirebbe davanti Charlie. C'è un altro punto del film che tenta di trasmettere lo stesso identico messaggio, ma secondo me lo fa in modo molto meno efficace. Mi riferisco a quando Charlie, ormai giunto al limite, decide di essere onesto con i suoi studenti e per la prima volta si mostra loro, ma non si limita ad accendere la telecamera del PC, comincia ad inquadrarsi da cima a fondo, trattandosi come fosse un animale in mostra. Le reazioni degli studenti sono così esagerate da risultare quasi comiche, tutti con facce estremamente schifate dalla mole di quest'uomo. Qualcuno prende addirittura il cellulare per riprenderlo. Decisamente troppo, è eccessivamente marcata la volontà del regista di isolare Charlie da tutto il resto, di mostrare quanto il mondo ne sia disgustato. Esattamente, ripeto, ciò che veniva trasmesso in modo molto più efficace tramite la scena del fattorino. Credo il problema principale del film, almeno per come l'ho vissuto io, sia stato che Aronofsky ha scelto di puntare sugli elementi sbagliati. C'erano tante scene, tanti momenti dal potenziale enorme che se ben sfruttati avrebbero potuto commuovermi, ma sono stati un po' lasciati a loro stessi, in favore di soluzioni più semplici ed immediate. Anche quello che per me è il personaggio più interessante della pellicola, ovviamente dopo il protagonista, è stato alla fine tirato via. Mi riferisco a Liz, questa amica di Charlie estremamente possessiva che non vuole nessun altro gli si avvicini, che tenta di aiutarlo come può, prestandogli cure mediche e spingendo per convincerlo a farsi ricoverare, ma che dopo la morte del fratello è perfettamente consapevole di non poter salvare una persona che non voglia essere salvata. Quindi fa l'unica cosa utile per il suo amico, aiutandolo ad uccidersi, e sarebbe stato molto interessante vedere la conclusione del rapporto tra i due, soprattutto in seguito alla scoperta delle bugie di Charlie sui soldi. Invece dopo quella sequenza Liz sparisce, ricompare sul finale e esce di scena in favore del confronto finale tra Ellie e il padre. Peccato, veramente un peccato. Sono sicuro che su molte persone certi elementi del film avranno comunque sortito un certo effetto, ma non su di me. Ho provato con tutto me stesso ad emozionarmi, ma ci sono riuscito solo in pochissimi momenti e mai fino in fondo. Sono contento per Brendan Fraser, ricordo da piccolo guardavo spesso la saga della mummia, mi divertiva moltissimo, sono felice quest'attore abbia avuto la possibilità di riscattarsi dopo i suoi turbolenti trascorsi. Meno contento per Darren Aronofsky, secondo me questo film è stato un po' un passo indietro per la sua carriera, artisticamente parlando. Ma non sono preoccupato, non è nuovo a scivoloni del genere e ha dimostrato di sapersi riprendere alla grande. Mi auguro possa tornare a deliziarci con film del calibro di Madre il prima possibile.